Soffice e irresistibile, ecco come definire la rosticceria siciliana. Conoscete i vari pezzi e come prepararli? Facciamoli insieme! Prepariamo quindi l'impasto. Nella ciotola di una planetaria munita di gancio metto la farina 0 e la farina 00, in egual dose. Aggiungo anche il lievito di birra disidratato e poi nell'acqua sciolgo il sale e aggiungo anche il miele. Ora aziono la macchina, aggiungo il contenuto della brocca e faccio compattare tutti gli ingredienti. Come vedete l'impasto si è incordato tutto intorno al gancio, perfetto così. L'unica cosa che dobbiamo fare è azionare di nuovo la macchina e unire dei fiocchetti di strutto poco alla volta. Facciamo prima assorbire lo strutto che abbiamo messo e poi aggiungiamo l'altro fino a terminarlo. L'impasto è pronto. Lo lavoro velocemente per ottenere una pallina. Formiamo una pallina e la mettiamo in una ciotola. Qui invece è meglio ungere la ciotola con lo strutto, così una volta lievitato l'impasto si staccherà più agevolmente. Copro la ciotola con pellicola e lascio lievitare l'impasto per almeno 2 ore e mezza nel forno spento. Iniziamo col condire la passata di pomodoro mettendo un pizzico di sale, dell'origano e un filo d'olio extravergine. E ora ci dedichiamo alla mozzarella che dobbiamo tritare. Ecco il nostro impasto. Eliminiamo la pellicola e lo rovesciamo sul piano di lavoro. Dividiamo l'impasto in 18 pezzetti di ugual peso, all'incirca 50 grammi, leggermente di meno, per la precisione 47. Ora prendiamo i pezzetti di pasta. Per fare le pizzette e i calzoni formerò delle palline, quindi in totale 12, 6 più 6, mentre per i rollò farò dei filoncini. Ora le palline riposano perché siccome le abbiamo maneggiate il glutine è diventato elastico, quindi adesso non riusciremo a stenderle. Mentre possiamo dedicarci invece al rollò. Prendiamo i pezzettini di impasto che non abbiamo ovviamente ancora maneggiato e formiamo dei bastoncini lunghi circa 30 cm. Ora prendiamo un wurstel e lo avvolgiamo con l'impasto. In questo modo. Ho messo i miei rollò su una teglia foderata con carta forno. Ora, per terminarli, li spennello con un uovo sbattuto con un goccio di latte. In questo modo diventeranno belli dorati e lucidi. E poi ci metto sopra dei semini di sesamo. Ora prepariamo le pizzette. Prendiamo la nostra pallina e la stendiamo fino a ottenere un cerchio di 10 cm. La metto sulla teglia, aggiungo un po' di pomodoro che abbiamo già condito e aggiungo un po' di mozzarella e ci metto anche un pizzichino di origano. Ora ne faccio un'altra, ma cambio condimento. Ci metto sempre un po' di passata
e un'acciuga spezzettata. Ovviamente questo è un filetto d'acciuga sott'olio. E sempre un pizzichino di origano. Passiamo ai calzoni. Prendiamo sempre la nostra pallina di impasto, la stendiamo un pochino più larga rispetto ai 10 cm di prima, facciamola 13. Anche qui il ripieno è fatto da passata di pomodoro, un po' di prosciutto e mozzarella. E adesso richiudiamo. Pizzichiamo bene i bordi in modo che non fuoriesca il ripieno durante la cottura al forno e poi possiamo anche rifilarli con una rotella tagliapasta in modo da sigillarli ancora meglio. Ecco il nostro calzone. Perfetto, la prima teglia è pronta. Adesso la inforno a 175 gradi per 18-20 minuti e poi mi dedico a fare l'altra, identica. Il vassoio di Mini Rosticceria era invitante sui banchetti dell'antichità e lo è tuttora. Non trovate? Ma vediamo come è venuto il calzone. Ecco la mia buonissima rosticceria pronta. Con un assaggio mi sembra già di essere nella splendida Sicilia.